Nella mia vita faccio il designer, disegno ogni cosa e da cosa nasce cosa, ma da piccolo non immaginavo che potesse diventare il mio lavoro. Passavo ore a guardare il cielo. Di giorno cercavo le forme delle nuvole e mi piaceva aspettare le nuove forme che il vento stava creando. Di notte, invece, chiudendo gli occhi, mi proiettavo in una dimensione immaginaria, spaziale, fatta di persone, animali fantastici, satelliti, orbite, pianeti. Una dimensione che somiglia a quella che state vedendo anche voi. Somiglia perché ognuno di noi, qui, può riconoscere una cosa diversa. Chi di voi ha visto la spuma del mare? O la bocca di un vulcano? O la pupilla di un gatto? Chi di voi ha riconosciuto la luna e ha pensato di conoscerla anche se non c'è mai stato? Con il tempo, perciò, ho maturato la mia personale opinione che senza esperienza diretta non si può conoscere veramente una cosa. Ecco perché credo che il conoscere sia più importante del riconoscere. Nella comunicazione, infatti, un brand è più importante di un logo. Ma voi sapete cos'è un brand e cos'è un logo? Il logo è il segno grafico che rende riconoscibile un'azienda, proprio come la fisionomia di una persona. Il brand, invece, rappresenta i valori identitari dell'azienda, include il logo e mira a costruire una relazione autentica con le persone, proprio come facciamo nelle nostre relazioni, più o meno intime. Con la diffusione di Internet e l'uso dei social network, il brand è rimbalzato dall'affissione alla televisione per atterrare dentro l'oggetto più intimo che abbiamo, lo smartphone, la nostra scatola magica. Lì abbiamo possibilità di consultazione 24 ore su 7 giorni. Ci trasformiamo da consumatore a persona. Lì possiamo dialogare con un brand per la prima volta in tempo reale. E per la prima volta possiamo stabilire una relazione autentica con le persone. Oggi un brand per comunicare deve parlare alle persone, non più al consumatore, ma alle persone. Un brand funziona se ammette e chiede scusa, se riconosce i propri errori, se aderisce a valori che rispettino la natura e le differenze. In sintesi, un brand per funzionare deve essere più umano. Vi è mai capitato di ricordare una pubblicità senza associarla a un logo? Non so se avete presente lo spot di un'automobile che schivava le esplosioni di vernice colorata. Quanti di voi ricordano con esattezza quale fosse la marca? Nessuno. E se vi chiedessi di ricordare lo slogan "La potenza è nulla senza controllo", quanti di voi ricordano la marca? Lui è Carl Lewis, 9 volte campione olimpico, chiamato figlio del vento. In questo caso alcuni di voi hanno riconosciuto qual è la marca. E se vi chiedessi invece di immaginare una schiacciata a canestro, di quale brand sto parlando? Bene, alcuni di voi hanno capito che sto parlando di Michael Jordan. Questo però dimostra come alcune aziende, anche investendo importanti budget, hanno problemi di comunicazione. Per risolvere questo problema abbiamo teorizzato, applicato, sperimentato, modificato e scritto la metodologia del Dynamic Brand, dove l'azienda
pur mantenendo i propri i valori, è in continua connessione con le persone. Si tratta di un nuovo modo di comunicare che sostituisce la tradizionale struttura gerarchica. Con il Dynamic Brand cambia l'architettura organizzativa della comunicazione. Non esiste più lo schema verticale composto da logo, corporate identity, below the line, advertising, video, spot, user experience, digital, eccetera. Ma l'architettura della comunicazione diventa realmente integrata. Il Dynamic Brand mette al centro i valori. Visivamente lavora sul sistema di identità. Il logo viene portato fuori, deresponsabilizzato e funziona al pari di tutti gli altri media per dar vita ad una comunicazione coerente. In questo modo riusciamo anche ad ottimizzare i budget di investimento. Il Dynamic Brand è qualcosa che coinvolge, che rivoluziona, che fa veramente arrivare i valori dell'azienda. Lo vediamo ogni volta che progettiamo con i nostri clienti. Questo è quello che succede. Il centro, il cuore sono i tuoi valori, sono i valori della tua azienda e di tutte le persone che insieme a te concretizzano il tuo sogno. Così disegniamo un sistema di identità che non lavora più sullo spot pubblicitario, sulla forma, ma sul contenuto. E ogni volta possiamo scegliere con quali media o tecnologie esprimerlo. È il motivo per cui l'identità dinamica è riconoscibile anche in assenza di logo. Ma quando è che esiste l'identità? L'identità esiste quando c'è la diversità. Ad esempio, non c'è ombra senza luce e al contrario non c'è luce senza ombra. Senza il proprio opposto, anche la luce sarebbe qualcosa di non percepito. Pensiamo alla bellezza degli opposti. Il bianco e il nero racchiudono tutte le infinite sfumature di colore, proprio come una finestra che si apre sul mondo. Il contatto con le diversità suggerisce l'evoluzione. Quindi più conosciamo e più abbiamo una visione oggettiva del mondo, di ciò che preferiamo, di ciò che scegliamo. In questo modo possiamo costruire la nostra vera identità. Vi è mai capitato, non so, quando tornate da un viaggio, non dico che siete diversi, ma vi sentite arricchiti? C'è una sfumatura in voi che grazie a quel nuovo paesaggio, a quei nuovi sapori, a quei nuovi colori, ai vostri nuovi occhi, ha stimolato qualcosa in voi che sembrava sopito. Per questo l'identità è nella diversità. Per questo un brand o un personal brand hanno lo stesso principio. La tua azienda, tu come persona, quante sfumature hai? Quante cose vorresti far emergere che non conosci? Nella tua azienda, quanti punti di vista ci sono che non conosci e che ti piacerebbe avere? Ecco, cosa significa costruire un universo visivo che evolve, che interagisce, che si confronta, che sceglie. Un universo visivo capace di mutare con il mutare del mondo, di tutti noi. Capace di scavalcare il presente e proiettarsi nel futuro, in cui, come vi raccontavo, il conoscere vale di più. Anche quando pensiamo che il futuro sia lontano,
come la luna e ci rendiamo conto invece che il futuro è già tra noi, come le persone. The future, you.